Nella puntata precedente. Per chi ci conosce già, sapete che in questo momento ci troviamo in Svizzera per qualche mese. Ho fatto un gran casino. E adesso quest'inverno, durante il viaggio in Marocco, ha smesso di funzionare. Possiamo dire che è successo un patatrack. Che dopo 1 anno e mezzo non ci pentiamo assolutamente della nostra scelta. Ora di pranzo. Per pranzo ho deciso di fare una frittatina. Sono qui per mostrarvi cosa abbiamo fatto finora e cosa stiamo facendo. I germogliatori. Ah, ci sono i germogliatori, ecco. Siamo nel pieno della settimana lavorativa e finalmente è arrivato un pacco che stavamo aspettando, perché qua in Svizzera non è semplice ricevere pacchi perché via della dogana, però finalmente è arrivato questo pacco che stavamo aspettando da un mese. Abbiamo già il tablet di questa marca e adesso vogliamo provare anche questo tipo di telefonino. È un telefonino rugged e indovinate per chi è? Per Sebastiano, perché non so come faccia, ma riesce a romperne uno ogni anno. Quindi adesso lo voglio scartare insieme a voi. Questo modello, l'S118, ha 512 GB. Vediamo un po'. Bello massiccio. Qua c'è quello per lo schermo, la garanzia e il manuale di istruzioni, indicazioni per mettere. Il sistema è Android, sembra fatto proprio bene, bello grande e robusto, possiamo dire. Per Sebastiano dovrebbe andare bene, speriamo che gli duri più di un anno almeno. Che ridere ti dà l'italiano: Italia, Città del Vaticano, San Marino, Svizzera. Doji ha lanciato il primo telefono cellulare da 512 GB, sufficiente a soddisfare la nostra archivazione quotidiana di foto, video, musica e altri tipi di file, attraverso l'espansione della memoria RAM da 8 a 20 GB. Ha un sistema operativo Android 14 con ulteriori miglioramenti alla privacy e alla sicurezza, per dare agli utenti un migliore controllo sui loro dati e sulla loro sicurezza del dispositivo. La batteria è super resistente, dopo una ricarica completa è possibile utilizzarlo per 3-5 giorni. Inoltre Doji S118 dispone della funzione OTG, che può alimentare altri dispositivi elettronici in caso di emergenza, rendendolo un dispositivo valido e affidabile per il campeggio e le escursioni. Se siete interessati a conoscere i loro prodotti, vi lasciamo il link nella descrizione del video. Io senza un telefono del genere non potrei vivere, perché lo romperei di continuo, come ho sempre fatto fino ad ora. Questo invece permette comunque di usarlo, maltrattarlo, come faccio sempre io, perché me lo porto dentro il motore, lo appoggio lì, mi cade, ed è molto robusto, quindi, e soprattutto la luce funziona molto bene, quindi come torcia. Potresti vivere. Io vivo anche, con la luce accesa. sì, potresti vivere anche senza telefono, però questo ti aiuta nella tua quotidianità. Ah beh, certo. Detta così, sì, assolutamente. Ma io il telefono lo uso principalmente per la torcia. Vabbè, ci sono anche le frontali, lo sai che le hanno inventate Sì, le frontali? però ce l'ho a portata di mano, uso la torcia, mi serve di sapere qualcosa, Per vado su contattare Google, chi ti aiuta, contattare da chi mi lontano. aiuta, vado su Google a cercare informazioni, e per fortuna che ci sono telefoni come questo che ti permettono di Vivere serenamente. sì, di non romperne uno al mese. Per chi sta guardando questo video e si è perso quello precedente, consigliamo di guardare prima il video della settimana scorsa. In questo modo potrete capire meglio cosa è successo. Bene, ci ritroviamo a un altro weekend. La situazione è sempre questa. Abbiamo sempre questo problema elettrico da risolvere. Abbiamo cambiato il nottolino perché pensavamo fosse quello, ma in realtà non era quello. Vabbè, un pezzo di ricambio in più. E adesso Sebastiano sta Continuando a seguire i cavi, a seguire i cavi, a vedere se arrivo da qualche parte. Terribile. Stamattina, non so, ho sostituito un paio di cavi che erano un po' rovinati, c'era un cavetto che era un po' tagliato.
gli ho messo un po' di nastro e poi ho provato a mettere la chiave, è tornato tutto alla normalità. Quindi questo mi fa pensare che non è il quadro. Quando ho messo in moto il camion è di nuovo ha di nuovo sfarfallato. Quindi sicuramente quando gli è arrivata la tensione dall'alternatore che si spegne la spia della batteria, è partito di nuovo, ho sfarfallato tutto. Quindi adesso vado a vedere se c'è qualcosa sull'alternatore, qualche cavo, non lo so, sto delirando. Inoltre, qua in Svizzera ultimamente sta facendo davvero tanta pioggia e è un problema per la vigna perché crea delle malattie. Infatti molte vigne qua in vicinanza hanno riscontrato alcune malattie, infatti ci sono quelli delle cantine un po' disperati. Quindi speriamo che prossimamente inizi a fare caldo e soprattutto sole, perché con questa pioggia fa alternanza pioggia e sole con caldo afoso, crea proprio dei danni alla vigna. Adesso queste che ci sono qua sono messe abbastanza bene, però dipende anche dalla località, dalla zona in cui si trovano e dal tipo di terreno. La natura è un delicato intreccio di vita e armonia, dove piante, animali e elementi si sostengono in un equilibrio perfetto. Ogni creatura, ogni fiore, ogni soffio di vento e ogni ruscello contribuiscono a un meraviglioso mosaico di interconnessioni. Un singolo mutamento in questo fragile equilibrio può riverberare attraverso tutto il cosmo, come una sinfonia che perde una nota. La scorsa settimana, forse 2 settimane fa, tra l'altro abbiamo scoperto che praticamente dove lavoriamo è di proprietà di una famiglia borghese, quindi i proprietari del domain, delle vigne per cui lavoriamo, sono di proprietà di borghesi che danno in affitto le vigne al comune per il quale lavoriamo. È una cosa molto interessante, infatti dove si trova la cantina, l'abitazione si vede che è risalente, cioè non è che si vede, c'è scritto, c'è una targa che è risalente al 1500. La borghesia svizzera del 1500 rappresentava una classe sociale emergente, dinamica e influente nel panorama politico ed economico dell'epoca. Composta principalmente da mercanti, artigiani e professionisti, questa borghesia prosperava grazie al commercio fiorente e all'industria tessile, in particolare quella della seta. Il suo posizionamento strategico permise ai borghesi svizzeri di accumulare ricchezze e di investire in infrastrutture e cultura. La borghesia non solo contribuì a finanziare opere d'arte e architettura, ma anche a promuovere l'istruzione e la diffusione delle idee umanistiche della riforma protestante. L'hai inserita? Adesso sì. Cambia qualcosa? No. Adesso? No. È sempre. Non si è mossa di niente? Niente. Si sta muovendo? Sì. Ma va verso l'alto? Si è abbassata e poi è andata verso l'alto. Va verso il massimo? Controllando un po' tutta la situazione, sono andato a vedere i cavi del termostato. Siccome la lancetta del termostato stava sfarfallando, sono andato a vedere là e c'erano 2 cavi tagliati, bruciati diciamo, entrambi. Gli ho messo un po' di nastro isolante, ora la lancetta non va più al massimo, quindi probabile che arrivi da lì. Però a fianco c'erano altri 2 cavi con, non vedevo bene perché era la parte dietro, un pezzo di gomma e ho provato a schiacciare il pezzo di gomma ed è l'accensione di emergenza del camion, quindi senza chiave c'è un'accensione sotto nel motore. Questa è una cosa che mi ha stupito molto perché diciamo che Una bella scoperta. è una bella scoperta. E buongiorno, oggi è domenica e c'è ancora brutto tempo, quindi io sono in camper e sto leggendo Mattinate lente e indovinate un po' dov'è Sebastiano? È davanti. E la cosa positiva è che ha trovato il problema.
Quindi adesso andiamo a vedere cosa sta facendo e magari vi spiegherà cosa è successo e che tipo di problema ha riscontrato. Il problema era questo. Questo era il nostro problema. Si è bruciata la scheda all'interno. Ieri l'ho smontato, l'ho aperto ed è bruciata la scheda. Sono finalmente riuscito a trovare la causa del problema. Era questo qui, che infatti era lui che non funzionava, che sfarfallava. Ieri l'ho aperto, l'ho smontato perché non sapevo più dove sbattere la testa. Ho controllato tutti i cavi. Da un lato sono molto contento perché ho scoperto un sacco di cose, quindi buono così. Ho riparato dei cavi che stavano funzionando ma secondo me stavano per lasciare, e quindi tanto meglio così. Però in ogni caso avrei preferito non dover cambiare il pezzo, perché infatti devo andare a comprare un quadro nuovo, l'ho già ordinato e non è proprio economico, insomma, e quindi speravo di non doverli spendere questi soldi, ma il problema l'ho causato io, quindi un problema devo risolverlo. È stata una mia colpa mia, mea culpa come si dice. E quindi niente, ora aspettiamo il pezzo che dovrebbe arrivare in settimana e poi lo vado a sostituire. Questo lo terremo come ricambio perché comunque ha dei pezzi interessanti all'interno, è nuovo e quindi lo terrò come ricambio. Ora mi sto risistemando tutto perché ho smontato tutto ieri e quindi risistemo bene tutto quanto. Lascio solo aperto il quadro dalla parte di guida, zona fusibili, risistemo tutto da un'ordinata e poi chiudo. Volevo condividere con voi un'altra cosa che faccio generalmente quando siamo qua in Svizzera e soprattutto quando devo lavare la roba di lavoro. Come potete immaginare, qua in Svizzera le cose sono molto più care, come il detersivo per i vestiti. Quindi ho trovato una soluzione per risparmiare tantissimo e ve lo faccio vedere. Questo. Adesso vi starete chiedendo, mi starete dicendo, è una classica saponetta di Marsiglia? Sì, ma con questa saponetta di Marsiglia non vi immaginate la quantità di sapone liquido che possiamo ricavare. Io avevo questo flacone acquistato in Marocco e con davvero pochissimo sapone, con pochissima saponetta, andremo a riempire questo e io vi farò vedere come faccio. Per prima cosa ci servirà un contenitore dove andare a grattugiare la nostra saponetta. Questo è il contenitore che generalmente utilizzo per realizzare questi tipi di prodotti e questa è la grattugia. Quindi adesso andrò a grattugiare il sapone direttamente dentro il pentolino. Io questa ricetta l'ho trovata su YouTube perché su YouTube si trovano tantissime cose super interessanti e lo faccio spesso perché innanzitutto si utilizza meno plastica, quindi si vanno ad acquistare meno flaconi di plastica. Fa benissimo al portafoglio perché quanto costa il detersivo per i vestiti e poi lava super bene, è incredibile perché non me lo sarei aspettata. Però è meno concentrato il sapone, però è super efficace. Più o meno questa è la quantità che andrò a utilizzare, quindi adesso il prossimo passo è quello di andare a riempire il pentolino d'acqua. E andiamo a metterlo sul fuoco con la fiamma bassa e lo lasciamo sciogliere lentamente e piano piano andiamo a girare il contenuto col nostro cucchiaio in modo tale che tutto il sapone si vada a sciogliere. Io lo grattugio proprio per velocizzare questo processo. Ok, il sapone si è praticamente tutto sciolto, quindi adesso spengo il fuoco
lascia raffreddare il composto. Vi sembrerà molto liquido, però non vi preoccupate perché cosa succede? Quando il composto si raffredderà, la solidificazione della saponetta andrà a riprodursi anche nel vostro sapone liquido. A volte non ho delle quantità esatte, faccio generalmente a occhio, però cosa succede? Se vedete che il sapone risulta troppo solido, quando andrete a posizionarlo qua dentro, basterà mettere dell'acqua qua dentro, fare così e ritornerà allo stato liquido. Inoltre, adesso non so, basterà tornare indietro nel video per rendersi conto della quantità di sapone che io ho utilizzato per creare quasi 1 litro di detersivo, quindi vi rendete conto che con una saponetta del genere non lo so, non ho mai provato a farla tutta, però escono tanti litri di detersivo per i vestiti. Ok, il sapone è pronto, è ancora un po' caldo. Vabbè, è uscito un po' meno di 1 litro, però diciamo che generalmente lo faccio appositamente così, perché quando si raffredderà andrò a vedere se effettivamente il suo stato liquido rimarrà così, perché nel caso non fosse abbastanza liquido andrò ad aggiungergli altra acqua. Un'altra chicca che ho notato funziona tantissimo: se volete andare a profumare il vostro sapone basta utilizzare degli oli essenziali. Io l'ultimo che ho fatto ho messo il patchouli, è incredibile l'odore che viene rilasciato nei vestiti e dura davvero tanto. Avendo molto olio essenziale alla lavanda, questa volta andrò a utilizzare l'olio essenziale di lavanda e voilà.